Ciao amici, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi porto a vedere una cosa che vedrete un sacco di volte nei prossimi video. Mi trovo qua da Ombra, come potete immaginare, in officina da loro e vi voglio far vedere da vicino il mio ufficio di quest'anno. Sono qua all'officina, il team Ombra, il team con cui correrò quest'anno, e vi faccio vedere da molto vicino tutti i comandi della mia macchina. Vi faccio conoscere Matteo, che vedrete tutto l'anno. Ciao. Ciao. Lui è molto innervosito perché uso sempre la telecamera, quindi Vero? commentate qui sotto e ditegli di non disturbare. Logicamente non poteva mancare il nostro famosissimo Zande. Ciao ragazzi, buonasera. Vi faccio vedere da vicino, non troppo vicino, la sala cambi. Zande cosa stai facendo? Zande? Niente, sto rimontando il cambio ragazzi. Quindi sta cambiando il cambio? No, non è No, vero. non è che lo sto cambiando, lo sto revisionando. Ok, prima però di farvi vedere da vicino tutti i dettagli della macchina, soprattutto gli interni, perché oggi vi voglio far vedere bene il volante e tutti i comandi che noi usiamo in gara, vi voglio far vedere velocemente l'officina di Ombra, anche se poi farò un video dedicato facendo vedere un po' di particolari di tutte le attrezzature che usano e tutta la preparazione che fanno alle macchine prima di ogni gara. Infatti adesso la macchina che vi farò vedere, che è la mia, la Lamborghini Huracan GT3, è quasi completamente smontata, infatti ve la faccio vedere solo dentro per non svelarvi tutte le piccole cose che fanno dietro la macchina, che sono un po' dei piccoli segreti. L'ultimissima cosa che secondo me vi piacerà un sacco, vi faccio vedere un po' che macchine hanno qua in officina. Non hanno solo le macchine moderne, ma anche dei mostri, ragazzi, dei mostri. Adesso vi faccio vedere in dettaglio la mia bestiolina. Eccola qua, ve la faccio vedere da dentro, non da fuori oggi, così vedrete bene tutti i comandi che userò durante la gara e durante la qualifica. Ancora per pochi giorni mi trovo in macchina, non vestito da corsa, non con la tuta, ma con l'abbigliamento normale di tutti i giorni. Mi trovo dentro l'Huracan GT3 e ora ve la faccio vedere bene bene bene. Purtroppo non ve la posso far vedere accesa perché col quadro acceso, perché la macchina è smontata, quindi con tutti i cablaggi staccati, quindi non vedrete il quadro, ma vi spiegherò solamente quello che vediamo noi e quello che usiamo noi. Abbiamo il tasto timer, che è un azzeramento di un cronometro che abbiamo qua, ma per la pit lane, che si usa in qualche gara ma non lo usiamo spesso. Poi, secondo tasto, abbiamo il tasto drink, non so se lo leggete bene, ci permette di bere durante le gare lunghe e calde. Alarm, questo bottone qua lo usiamo per azzerare delle allarmi che ci vengono fuori durante la gara e ci vengono fuori sul cruscotto durante la gara, e lo usiamo per azzerare quel problema lì, non per risolvere il problema ma per non vederlo più sul cruscotto. Radio teniamo premuto per parlare con i box, con l'ingegnere, quindi lo schiacciamo, aspettiamo un secondo, parliamo, lo lasciamo. Traction, abbiamo 3 manettini. Primo, regoliamo il traction, abbiamo 10 posizioni di traction, da 1 a 10, 1 è disattivato, quindi completamente off, fino a 10 che è la posizione più invasiva che abbiamo. Page è il manettino che ci fa cambiare tutte le impostazioni sul cruscotto, purtroppo è spento quindi me lo posso far vedere, ma abbiamo tante schermate che possiamo usare, c'è chi si trova meglio con una o con un'altra, o quella apposta per i meccanici quando scaldano la macchina. ABS regolabile da 1 a 10, anche qua si regola l'intensità, quindi 1 è off e poi 2, 3 è sempre più invasivo. Queste frecce cosa saranno mai? Sono delle frecce normalissime, non si usano per girare incroci ma si usano per facilitare i sorpassi. Magari ci arrivano dietro le macchine, siamo lenti per qualche motivo, abbiamo qualche problema, schiaccia a destra, schiaccia a sinistra o schiacci contemporaneamente per mettere le 4 frecce. Passiamo qui, start, come potete intuire, per mettere in moto la macchina. Speed limiter, tasto col contornino nero per non schiacciarlo durante la gara perché ci porta a 60 km/h, però anche qua si può decidere ai box e decidere la velocità che si vuole. Ci sono delle piste che si va a 50, delle piste a 80, però la maggior parte delle piste si usa a 60 km/h come velocità. Wiper, tergicristalli, per attivarlo e disattivarlo. Flash, ogni volta che si schiaccia la macchina lampeggia 3 volte. Abbiamo i 2 paddle, sinistra e destra, scalare e per salire di marcia, come logicamente sapete. Poi abbiamo la doppia paddle qua sotto, la doppia leva, che ci permette di usare la frizione. Noi abbiamo qua la frizione, non abbiamo più a pedale, si modula lentamente e si parte. Noi abbiamo anche una modalità
automatica praticamente. Quando metti in moto mettila prima con la frizione attivata, la lasci di colpo e lei va in modalità automatica, quindi poi si usa veramente solo freno e acceleratore anche per partire. Finito col volante, i pulsanti sono finiti, vi faccio vedere la console centrale e vi dico un po' tutti i bottoni che si usano durante o prima della gara. Appena si entra in macchina si usa questo qua nel cambio pilota. Questo è il controllo dei transponder di ogni pilota. Pilota 1, pilota 2, pilota 3, pilota 4, pilota 5. Poi passiamo a delle luci del cockpit che sono state messe proprio dal team, cockpit blu, cockpit white, sono delle luci che si accendono all'interno della macchina. Sono qua, non si vedono adesso, ma poi ve le farò vedere nei prossimi video. Poi passiamo a tutti i bottoni della console centrale. High beam, in questo caso è un potenziamento dei fari anteriori, sono dei fari un po' potenziati per le 24 ore di notte. Rain light, luci posteriori da pioggia. Reverse per meta retro, perché anche noi ogni tanto lo usiamo quando ci giriamo. Wiper speed è la velocità che vi faccio vedere prima del wiper, vediamo un po' dov'è, eccolo qua il wiper. Gearbox emergency, tante volte, anzi per fortuna poche volte abbiamo problemi al cambio, quindi questo magari solo di elettronica, questo ci permette di andare in modalità completamente manuale, molto pericoloso perché tu dalla quinta puoi andare anche in prima, così non c'è nessun limite, però si usa in gara per togliere qualsiasi tipo di problema, quindi meglio di rimanere a piedi, bisogna stare molto più attenti. Fire, un bottone da stare molto attenti a questo qua perché nel momento che si schiaccia va l'estintore più o meno su tutta la macchina con della schiuma, quindi molto attenti. Fuel reset, appena entri in macchina si schiaccia, soprattutto quando lo chiede l'ingegnere, per resettare un valore che ti permette di capire quanta benzina hai consumato sul tuo stint. Questo ti permette di fare tutte le strategie gara ed essere sempre giusto e non rimanere mai a piedi. Map, questo è per regolare la mappa motore. Ci sono momenti che si usa una mappatura più bassa per andare meno, ma anche per consumare meno, quindi magari si allungano gli stint in una 24 ore. Brake front, questa è la ripartizione della frenata. Anche se la macchina ha l'ABS si può regolare il ripartitore di frenata, quindi se si fa così, si dà un click, si va sull'anteriore. Se la macchina tende a bloccare troppo l'anteriore, anche se l'ABS comunque tende sempre a bloccare, si fa un click sul posteriore. Arriviamo al main, sempre per mettere in moto, come vi dicevo prima, si schiaccia qua, poi si schiaccia ignition e poi si torna sul bottone di prima, start, e la macchina va in moto. Dimmer è una regolazione delle luci, non si usa molto. Un altro bottone molto importante è il bottone pedal. Adesso purtroppo è disattivato, ma vi dico come funziona solitamente. Tu schiacci il bottone pedal e i pedali vengono completamente verso di te, se non c'è nessun peso sopra di loro. Altrimenti, per allontanarli, schiacci pedal, spingi tutta la pedana, non so se si vede bene da qua, schiacci tutta la pedana e tutti i pedali vanno avanti. Questo logicamente perché tutti i piloti siamo di statura diversa. Fuel pump, abbiamo 2 pompe da benzina su questa macchina, schiacciandolo facciamo agire l'altra pompa, quindi magari ci salva perché magari una pompa delle 2 non funziona più. Schiacciando questo bottone si resetta tutto e usiamo l'altra pompa e si può proseguire. Option 3 è un bottone per azzerare il cruscotto, però è una cosa che non si usa mai, lo usano tanti meccanici. Bottoni finiti, tutte le funzioni finite. Abbiamo qua, come vedete, una radio che è quella per parlare direttamente con i box, con l'ingegnere. Abbiamo delle antenne anche fuori la macchina, però diciamo che la macchina è più o meno tutta questa. Vi ho fatto vedere un po' i comandi dal punto di vista di tutti i piloti, come funziona il volante, come si usano tutti i comandi sulla console centrale, e questo per anticiparvi un po' quello che vedrete durante tutta la stagione. Spero di portarvi veramente con me a farvi vedere il più possibile del dietro le quinte, me lo state chiedendo tantissimi. Logicamente mi dovrò concentrare molto sul risultato perché dovrò spingere e qua non mi fanno riprendere troppo, ma ne vedrete delle belle. Per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuta la macchina all'interno e ricordatevi sempre di seguirmi su Instagram Federico_Leo88 e attivare la campanella se volete essere sempre aggiornati. Ci vediamo al prossimo video, ciao!